La preparazione della marmellata di moro inizia da qui, da un campo abbandonato, in cui raccogliamo le more, in mezzo ai tefani, al caldo, però la marmellata è tanto buona e vuoi mettere la soddisfazione. Non c'è nulla, se ci riesco. Spruzzamelo vaporizzato tutto sulla maglia. Vai, anche davanti. Questi safani sono terribili. Siamo nella cucina della casa di campagna dei miei genitori. Prepareremo la marmellata di more seguendo la ricetta tramandata dalla nonna di Daniela. Su una vecchia bilancia pesiamo le more che abbiamo raccolto. È importante conoscere il peso per dosare la quantità di zucchero. Le nostre more sono state colte in dei campi che sono lontani da strade trafficate da macchine, per cui non importerà fare tanti lavaggi, basterà fare 1 o 2 lavaggi giusto per togliere la polvere. Se c'è qualche picciolo rimasto, ovviamente uno lo toglie e infila tutto in pentola. Una volta messo tutto in pentola si mette tutto sul fuoco e, stando attenti a non farla attaccare, rigirando spesso, la bolliamo per circa una mezz'ora. Ovviamente la mezz'ora la iniziamo a calcolare dal momento in cui la frutta inizia a bollire. Adesso siamo arrivati alla fase un po' più noiosa di questa ricetta della marmellata di more, cioè passare la frutta. Dobbiamo avere un passatutto con il filtro quello più fine, perché tutti i semini dovranno rimanere intrappolati nel filtro del nostro passatutto. Se dovessero andare nella marmellata risulterebbe cattiva con tutti quei semini che scricchiolano fra i denti. Questi qui sono i nostri semini da buttare e questa è la nostra frutta passata che poi ribolliremo con lo zucchero e la bolliremo fino a farla diventare, diciamo, della giusta consistenza. La conclusione della marmellata la facciamo a casa nostra. Per quanto riguarda, diciamo, lo zucchero, mia nonna ovviamente non conosceva il Frutta-Pak, lei metteva 120 grammi di zucchero ogni chilo di frutta, io invece metto anche un po' di Frutta-Pak perché mi addensi prima e metto in genere una busta di Frutta-Pak ogni 2 kg di frutta e tolgo circa 50 grammi di zucchero. Ovviamente poi quanto a fare dolce la marmellata è una cosa un po' a gusto personale e uno dopo che l'ha bollita la assaggia e se le pare che sia troppo poco dolce comunque siamo sempre in tempo ad aggiungere e a rifare poi un altro assaggio. Una cosa molto importante nella marmellate è la conservazione. Io per conservarle utilizzo la tecnica del sottovuoto. Mi trovo molto bene con i barattoli morbioli perché hanno dei tappi che si possono, diciamo, ricomprare sempre nuovi con la capsula che permette appunto il sottovuoto e quindi utilizzo quelli, insomma, mi trovo bene con questi. Una cosa importante, i barattoli mentre bollono dentro l'acqua non devono toccare fra di loro. A me mia mamma mi ha insegnato un trucco molto pratico, utilizzare dei calzini di spugna tagliati, ma si può anche mettere dei canovacci. L'importante è non far toccare il vetro perché altrimenti quando bolle è fragile e potrebbero rompersi i barattoli. L'acqua dovrà essere al di sopra dei tappi dei barattoli, lo facciamo bollire per 15-20 minuti, poi si spenge, si fanno freddare con calma e praticamente i nostri barattoli andranno da sé sottovuoto freddandosi. Ed ecco qua quella che a nostro parere è la marmellata più buona in assoluto. Provare per credere.